C'è una città in Italia che non è soltanto conosciuta per la sua storia industriale, per la mole antonelliana o per essere stata la prima capitale del regno. Torino da secoli custodisce un'anima molto più complessa, un'anima esoterica, misteriosa, a volte inquietante. Secondo antiche leggende, proprio Torino si troverebbe al centro di due grandi forze contrapposte che, come in una danza invisibile, si sfidano da secoli. Da un lato, il triangolo del bene, che unisce Torino a due città altrettanto magiche: Praga, con le sue alchimie e i misteri dell'imperatore Rodolfo II, e Lione, custode di tradizioni gnostiche e cristianesimo esoterico. Dall'altro, il triangolo del male, un asse oscuro che lega Torino a Londra, città di società segrete e di misteri sanguinosi, e a San Francisco, dove negli anni 60 nacque la controversa Chiesa di Satana di Anton LaVey. Ma perché Torino? Perché questa città appare come il vertice comune di due figure geometriche così potenti e opposte? Alcuni parlano di coincidenze, altri di geometria sacra, linee energetiche invisibili che collegano i luoghi del mondo carichi di significati simbolici. Per altri ancora Torino è un portale, un varco tra la luce e l'oscurità, un punto in cui il bene e il male si incontrano, si osservano e a volte si confondono. In questo video esploreremo le origini di queste leggende, i simboli nascosti nelle città coinvolte e le storie, a metà tra realtà e mito, che hanno alimentato per secoli il fascino del triangolo del bene e del male. Un racconto che mescola storia, esoterismo, cultura popolare e mistero, e che ci porta a riflettere su una domanda fondamentale: quanto c'è di vero dietro queste narrazioni? E soprattutto, siamo davvero noi a scegliere da che parte stare? O è la città stessa a decidere per noi? Torino non è una città come le altre. Chi la conosce solo per la Fiat, per il cioccolato o per la mole antonelliana difficilmente può immaginare l'intrico di simboli, leggende e misteri che si nascondono nelle sue piazze, nei palazzi e perfino nelle strade. Fin dal Seicento Torino è stata considerata un crocevia di energie sottili. La sua posizione geografica, ai piedi delle Alpi e bagnata dal fiume Po, le ha conferito un'aura particolare. Alcuni studiosi di esoterismo sostengono che la città sia costruita secondo principi di geometria sacra e che certi luoghi siano veri e propri nodi di potere. Torino ha due volti: uno luminoso, legato alla magia bianca, alla spiritualità e alla ricerca dell'elevazione; l'altro oscuro, che si riflette nelle leggende di stregoneria, nei culti satanici e nei segreti della massoneria. Questa dualità non è solo una suggestione moderna, è un elemento che ricorre in racconti e testimonianze di secoli. Camminando in Piazza Castello, cuore elegante della città, molti vedono il simbolo della luce. Qui si respira l'aria della Torino solenne, protetta da chiese, palazzi reali e dalla sacralità del potere. Ma basta spostarsi in Piazza Statuto per percepire qualcosa di diverso. Qui le cronache esoteriche indicano la presenza di energie oscure. Non è un caso che proprio questa piazza sorga sopra l'antico patibolo della città, luogo di esecuzioni e sofferenze. Al centro troneggia il monumento al traforo del Frejus, un obelisco circondato da statue di titani caduti, per molti un portale simbolico verso l'oscurità. La leggenda vuole che sotto Piazza Statuto si trovi un varco che conduce agli inferi, una delle porte dell'inferno sparse nel mondo. Questa reputazione di città sospesa tra luce e tenebra si consolidò anche attraverso le storie di stregoneria. Nel 600 e nel 700 in Piemonte furono celebrati numerosi processi contro presunte streghe. Alcune cronache riportano di donne accusate di sortilegi,
guarigioni proibite o pratiche notturne che avrebbero stretto patti con il demonio. Molte furono condannate e altre torturate, alimentando la paura popolare. Torino, in questo senso, divenne anche teatro della lotta tra religione ufficiale e superstizione, tra fede e magia nera. Ma i simboli non si fermano alle piazze. In piazza Solferino, la fontana angelica custodisce enigmi che hanno fatto discutere studiosi ed esoteristi. Le 4 statue che rappresentano i fiumi Dora, Po, Stura e Sangone sono affiancate da figure allegoriche dei 4 elementi: acqua, aria, terra e fuoco. Secondo alcuni, il complesso scultoreo nasconde riferimenti alla massoneria e all'alchimia, raffigurando l'eterna lotta degli opposti e il ciclo della trasformazione. Per i più attenti, è un vero e proprio manuale simbolico scolpito nella pietra. Un altro luogo inquietante è il cosiddetto Palazzo del Diavolo, in via Lascaris. Qui si racconta che un portone monumentale fu costruito in una sola notte grazie all'aiuto di Satana. La leggenda vuole che il diavolo stesso vi abbia lasciato impressa la sua impronta come segno di possesso. Ancora oggi i torinesi più superstiziosi evitano di sostare troppo a lungo davanti a quel portone. Torino è una città di contrasti. Di giorno ordinata e razionale, di notte misteriosa e silenziosa. Non mancano i racconti di spiriti che si aggirano tra i vicoli del quadrilatero romano, né le leggende sulle statue che custodiscono segreti occulti. Si dice ad esempio che le 2 statue ai lati di Palazzo Reale, i celebri Dioscuri a cavallo, non siano semplici ornamenti, ma guardiani esoterici posti lì a difesa della città. Non stupisce quindi che Torino sia stata definita capitale magica d'Europa. È qui che convergono sia il triangolo del bene sia quello del male. Un destino che la rende unica. Nessun'altra città al mondo si trova al centro di 2 figure geometriche tanto cariche di significato esoterico. Torino dunque non è solo un luogo geografico, è un simbolo, una chiave che apre le porte del mistero. E forse proprio per questo è da secoli terreno fertile per storie di alchimisti, maghi, sette segrete e leggende che ancora oggi attirano curiosi e ricercatori da ogni parte del mondo. Torino, pur essendo al centro anche del triangolo del male, custodisce un volto luminoso, fatto di magia bianca e spiritualità positiva. Se Piazza Statuto rappresenta il lato oscuro, Piazza Castello è considerata il cuore sacro. Qui sorge il Duomo con la cappella della Sacra Sindone, reliquia che da secoli alimenta fede e devozione. Molti esoteristi vedono in questo luogo un polo energetico capace di proteggere la città e collegarla a forze di luce. Altri simboli rafforzano questa interpretazione. Le chiese barocche del centro, i palazzi reali, la geometria stessa delle piazze disegnata per incanalare energia positiva. Torino diventa così il primo vertice di un triangolo che non parla di dannazione, ma di elevazione spirituale. Il secondo vertice si trova nel cuore dell'Europa, Praga, chiamata da secoli la città magica. Durante il regno di Rodolfo II d'Asburgo, nel XVI secolo, Praga divenne un centro di attrazione per maghi, astrologi e alchimisti. Tra i vicoli del castello e del celebre vicolo degli alchimisti si racconta che uomini misteriosi cercassero la pietra filosofale, la sostanza capace di trasformare i metalli in oro e donare l'immortalità. La leggenda più famosa è quella del Golem, la creatura d'argilla a cui il rabbino Loew avrebbe dato vita per proteggere la comunità ebraica. Il Golem, simbolo di difesa e giustizia, mostra come la magia a Praga non fosse vista solo come oscura, ma anche come mezzo di protezione. Fra i personaggi più enigmatici che frequentarono la corte di Rodolfo II vi furono i 2 maghi inglesi John Dee ed Edward Kelly. John Dee, astrologo della regina Elisabetta I, era convinto di poter comunicare con gli angeli attraverso particolari specchi e simboli. Il suo assistente, Kelly, sosteneva di ricevere messaggi in una lingua sconosciuta, l'enochiano. A Praga i 2 condussero esperimenti di magia cerimoniale,
alimentando il mito della città come capitale dell'occulto. Alcuni manoscritti dell'epoca parlano di evocazioni e rituali che si sarebbero svolti proprio all'interno del castello. Un altro simbolo magico è il celebre orologio astronomico di Praga, che non indica soltanto l'ora, ma rappresenta il ciclo del Sole, della Luna e dei segni zodiacali. Per molti non è solo un capolavoro tecnico, ma un portale simbolico, uno strumento che connette il tempo umano con il tempo cosmico, incarnando l'armonia del mondo. Praga, insomma, è un luogo in cui la scienza e la magia si sono sempre intrecciate, dando vita a un patrimonio di leggende che ancora oggi ammalia. Il terzo vertice del triangolo si trova in Francia, Lione, città con una lunga storia spirituale. Lione è stata un centro del cristianesimo gnostico, legato a dottrine segrete che cercavano una conoscenza interiore oltre la religione ufficiale. Nella cattedrale di Saint-Jean e nelle strade del quartiere antico si celano simboli che hanno alimentato interpretazioni esoteriche. Alcune correnti esoteriche collegano Lione anche all'eredità dei Catari, movimento religioso medievale perseguitato come eretico dalla Chiesa. Sebbene il cuore cataro fosse più a sud, nella regione dell'Occitania, il loro pensiero influenzò profondamente le aree circostanti. Per i catari, il mondo era diviso tra bene e male in modo radicale, e solo attraverso la purezza interiore si poteva avvicinarsi alla luce. Questa visione dualistica trovò eco nella tradizione esoterica lionese, alimentando il mito della città come luogo di sapienza nascosta. Altro punto cruciale è la collina di Fourvière, spesso considerata l'ombelico sacro di Lione. In epoca romana ospitava un santuario, mentre oggi vi si trova la basilica di Notre-Dame de Fourvière. Secondo alcuni studiosi, la collina è un luogo di energia particolare, nodo di forze che da secoli attirano pellegrini, religiosi ed esoteristi. Così Lione diventa non solo un centro culturale, ma anche un luogo in cui si percepisce una ricerca costante di spiritualità e di connessione con il divino. Perché queste tre città, Torino, Praga e Lione, vengono considerate legate in un triangolo del bene? Le interpretazioni esoteriche parlano di linee energetiche invisibili, le cosiddette ley lines, che connetterebbero i luoghi sacri e le città intrise di spiritualità. Altri sottolineano il ruolo storico. 3 centri di cultura, religione e alchimia che hanno segnato l'Europa e continuano ad attrarre chi cerca risposte oltre la ragione. Insieme formano un triangolo ideale che, secondo la leggenda, sprigiona energia positiva e funge da contrappeso al triangolo del male. Torino appare così come una città doppia, da una parte oscura dall'altra luminosa. E forse è proprio questa dualità a renderla così potente e misteriosa, un ponte tra mondi apparentemente inconciliabili. Se nel triangolo della luce Torino rappresenta un vertice sacro, in quello oscuro la città rivela il suo lato più inquietante. Il simbolo principale è Piazza Statuto. Qui, dove un tempo sorgeva il patibolo cittadino, la terra ha assorbito secoli di dolore, di condanne e di sangue. Al centro della piazza svetta il monumento al traforo del Frejus, un obelisco sormontato da una stella, circondato da titani caduti. Molti lo interpretano come un monumento alla vittoria della scienza, ma secondo la tradizione esoterica è un punto di energia nera, un portale verso il basso, verso l'inferno. Non a caso la leggenda vuole che proprio sotto Piazza Statuto si apra l'accesso a un varco oscuro, una delle porte degli inferi del mondo. Torino conserva anche altre storie cupe. Il cosiddetto Palazzo del Diavolo in via Lascaris, con il suo portone che si dice costruito in una sola notte grazie all'intervento del demonio, e l'impronta di Satana che sarebbe rimasta lì impressa. Questi racconti alimentano l'idea di Torino come punto d'ingresso non solo alla conoscenza, ma anche all'abisso. Il secondo vertice si trova a Londra, città impregnata di misteri e segreti. La capitale britannica è legata a storie di massoneria e società occulte.
Le strade attorno alla City sono dense di simboli che rimandano a rituali e poteri nascosti. Ma Londra è anche la città di Jack lo Squartatore, l'assassino che terrorizzò Whitechapel alla fine dell'Ottocento e che divenne un'icona del male moderno. Un volto mai svelato, un enigma che incarna l'oscurità umana. Alcune teorie esoteriche collegano il Ripper a rituali segreti. C'è chi sostiene che non fosse un assassino solitario, ma un membro di una società occulta che usava i delitti come sacrifici simbolici. Il Ten Bells Pub, locale frequentato dalle vittime, è ancora oggi luogo di racconti di fantasmi e suggestioni notturne. Londra fu anche la città di Aleister Crowley, occultista e mago considerato uno dei personaggi più controversi del Novecento. Autoproclamatosi la Bestia 666, visse e operò a Londra, lasciando un'impronta profonda nell'occultismo moderno. Fondò l'Ordine di Telema e scrisse opere che univano magia rituale, erotismo e filosofia esoterica. Per i suoi detrattori era un satanista, per i suoi seguaci un profeta di libertà spirituale. In ogni caso, Crowley divenne simbolo della Londra oscura, quella che non appare nelle guide turistiche, ma che pulsa sotto la superficie della città vittoriana e imperiale. Alla fine dell'Ottocento, Londra fu il cuore della Hermetic Order of the Golden Dawn, ordine iniziatico che riuniva studiosi di Cabala, astrologia, alchimia e magia cerimoniale. Molti artisti, scrittori e intellettuali londinesi ne fecero parte, contribuendo a diffondere l'immagine della capitale come laboratorio dell'occulto. Per i cultori del mistero, la Golden Dawn rappresenta la prova che Londra è non solo una città di potere politico ed economico, ma anche un centro esoterico mondiale. San Francisco è famosa per la sua bellezza, per il Golden Gate e per lo spirito libero della sua controcultura anni 60. Ma proprio questa energia ribelle e caotica ha fatto da terreno fertile per l'emergere di culti alternativi e movimenti oscuri. Città di utopie e di incubi, di libertà e di eccessi, San Francisco diventa il vertice americano del Triangolo Nero. È qui che nel 1966 Anton Sandor LaVey fondò la Chiesa di Satana. Un personaggio enigmatico, carismatico e provocatorio, LaVey incarnò l'anima ribelle della San Francisco di quegli anni. Con il suo libro di Satana e i rituali celebrati nella cosiddetta Black House, attirò curiosi, artisti e intellettuali. La sua visione non era il culto del demonio in senso religioso, ma un'esaltazione dell'individualismo, del piacere e della sfida ai dogmi morali. Eppure il suo linguaggio simbolico, croci rovesciate, rituali neri, invocazioni, rese la Chiesa di Satana un emblema del lato oscuro. L'influenza fu enorme, dal cinema horror all'heavy metal, fino all'immaginario occulto contemporaneo, LaVey ha lasciato un segno indelebile. La sua San Francisco divenne così il terzo vertice del Triangolo del Male, una città che racchiudeva libertà assoluta, ma anche il fascino del proibito. La sede ufficiale della Chiesa di Satana era la Black House, al numero 6114 di California Street. Dipinta interamente di nero, con interni decorati da simboli occulti, divenne luogo di rituali e performance che alimentarono la leggenda. Tra gli ospiti ci furono musicisti, attori e curiosi in cerca di esperienze estreme. La casa rimase in piedi fino al 2001, quando venne demolita. Oggi non resta che il ricordo, ma il suo mito continua a vivere. Ma San Francisco è anche la città del misterioso Zodiac, serial killer che negli anni 60 e 70 terrorizzò la Bay Area. Mai identificato, Zodiac inviava lettere cifrate ai giornali, alcune delle quali contenevano simboli enigmatici che molti hanno collegato a codici esoterici. Ancora oggi la sua identità resta un enigma e la sua ombra contribuisce a rafforzare la fama oscura della città. Nel 1967 San Francisco divenne il cuore della Summer of Love, con migliaia di giovani hippie che sognavano un mondo di pace e libertà. Ma dietro i fiori e la musica si nascondevano anche eccessi, abusi e sette improvvisate che spesso sfociavano in drammi. Questa doppia anima,
utopia e incubo, fa di San Francisco un vertice ambiguo e oscuro del triangolo. Torino, Londra e San Francisco, 3 città lontane geograficamente, ma unite da un filo invisibile di leggende e simboli. Il triangolo del male rappresenta l'altra faccia della medaglia, un insieme di luoghi in cui l'oscurità, la sofferenza e il potere nascosto emergono in forme diverse. Torino, con i suoi portali infernali, Londra, con delitti e le società segrete, San Francisco, con la chiesa di Satana e i suoi enigmi moderni. 3 punti che disegnano un triangolo nero, specchio oscuro di quello della luce. Per alcuni è pura suggestione, per altri una rete energetica reale. In ogni caso, la forza del mito è tale da influenzare ancora oggi l'immaginario collettivo, alimentando la fama delle città coinvolte. Torino è l'unica città al mondo a trovarsi contemporaneamente al vertice di 2 figure tanto opposte, il triangolo del bene e il triangolo del male. È come se la città vivesse in una costante tensione, un equilibrio instabile tra 2 forze contrastanti, una calamita che attira a sé sia la luce sia l'oscurità. Questa duplice natura ha alimentato nel corso dei secoli leggende, paure e attrazioni irresistibili. Passeggiando per il centro si percepisce la stratificazione. Da un lato i simboli cristiani, i palazzi sabaudi, la cappella della Sindone che parla di fede e redenzione. Dall'altro obelischi, statue enigmatiche e luoghi legati alla sofferenza, come Piazza Statuto o il vecchio patibolo cittadino. La storia torinese è segnata anche dalla presenza della massoneria che qui ha trovato terreno fertile. Numerosi palazzi del centro mostrano decorazioni e simboli massonici, squadre, compassi, occhi onniveggenti. Gli alchimisti del passato, secondo le cronache, cercavano nei sotterranei dei palazzi o nei laboratori nascosti l'oro spirituale, la trasformazione interiore. Torino è stata ed è ancora oggi un crocevia di studiosi, esoteristi e curiosi che cercano segreti nascosti nelle sue strade. C'è chi sostiene che Torino sia una sorta di porta dimensionale, un luogo in cui il velo tra il visibile e l'invisibile è più sottile. Forse è questo a renderla unica, la possibilità di percepire entrambe le forze, quella della luce e quella delle tenebre, nello stesso spazio geografico. Un po' come se Torino fosse un enorme laboratorio esoterico a cielo aperto, dove il bene e il male convivono, si osservano e si sfidano. Che si tratti di suggestioni o di realtà energetiche, Torino rimane il simbolo perfetto di questa dualità. È una città che non si lascia incasellare, che sfugge a definizioni semplici. Ed è proprio questo a renderla tanto affascinante. Chi la visita non può fare a meno di percepire che dietro la sua facciata elegante scorre un fiume invisibile di misteri. Torino è un confine, un ponte, una bilancia che oscilla costantemente tra il bene e il male. Ed è forse proprio questa sua condanna, o questo suo privilegio, a renderla eterna protagonista di leggende e racconti che ancora oggi catturano l'immaginazione. Quando si parla dei triangoli del bene e del male, ci si muove su un terreno fatto di leggende, suggestioni e interpretazioni. Ma perché proprio i triangoli? Perché collegare città distanti tra loro attraverso figure geometriche invisibili? Una delle teorie più affascinanti è quella delle ley lines, linee energetiche che collegherebbero luoghi sacri, antichi templi e città cariche di spiritualità. Secondo questa visione, Torino, Praga e Lione non sarebbero unite per caso, così come Torino, Londra e San Francisco. La loro disposizione formerebbe una geometria sacra capace di canalizzare energie sottili. Un po' come le piramidi in Egitto o i cerchi megalitici in Inghilterra. Il triangolo nella simbologia esoterica non è una figura qualunque. È il simbolo della perfezione e dell'equilibrio. 3 lati, 3 vertici, 3 punti che formano una struttura stabile. Nelle religioni compare come la Trinità, nella filosofia come la dialettica di tesi, antitesi e sintesi, nella magia come rappresentazione di forza e protezione.
Non è un caso che l'uomo abbia sempre visto nel triangolo una forma sacra, capace di rappresentare sia il divino che il demoniaco. In questo contesto il triangolo del bene e quello del male diventano due archetipi opposti. Il primo rappresenta l'elevazione, la conoscenza, la luce. Il secondo l'ombra, il potere occulto, l'oscurità che affascina e spaventa. Entrambi hanno Torino come vertice comune, come se la città fosse il punto di equilibrio fra due poli cosmici. Molte tradizioni vedono nella triade un simbolo universale. Gli antichi egizi veneravano la forma triangolare nelle piramidi, ritenute macchine energetiche che collegavano cielo e terra. Nelle culture celtiche troviamo il triskel, simbolo a 3 spirali intrecciate, rappresentazione di vita, morte e rinascita. Nella Cabala ebraica il triangolo compare come simbolo di equilibrio fra misericordia, rigore e bellezza. Nelle tradizioni orientali il triangolo rappresenta il fuoco e l'energia maschile se rivolto verso l'alto, l'acqua e l'energia femminile se rivolto verso il basso. In ogni caso, il 3 e il triangolo rimandano sempre a un'idea di totalità e di potere. Il mito dei triangoli non appartiene solo all'Europa. Basti pensare al famigerato Triangolo delle Bermuda, area dell'Atlantico dove aerei e navi sarebbero scomparsi misteriosamente. Per alcuni è solo leggenda, per altri un luogo in cui si incrociano linee magnetiche e portali dimensionali. Anche in Asia troviamo esempi simili. Il Triangolo del Dragone in Giappone, dove i pescatori raccontano di sparizioni e fenomeni inspiegabili, o i triangoli simbolici presenti nei mandala indiani, che rappresentano la struttura dell'universo e la connessione con il divino. Questi esempi mostrano come l'archetipo del triangolo misterioso sia universale, radicato in culture diverse e lontane nel tempo e nello spazio. Alcuni studiosi contemporanei hanno dato dignità teorica a queste idee. Fulcanelli, alchimista misterioso del XX secolo, scrisse sull'architettura sacra e sui segreti nascosti nelle cattedrali gotiche, evidenziando l'uso di forme triangolari come strumenti di conoscenza iniziatica. René Guénon, filosofo ed esoterista francese, parlò del simbolismo tradizionale come linguaggio universale che unisce religioni e culture, con particolare attenzione ai numeri e alle forme geometriche. Per entrambi il triangolo non è solo una forma geometrica, ma un ponte tra il visibile e l'invisibile, tra l'umano e il divino. Alla luce di queste interpretazioni, Torino appare come una chiave. Una città costruita su geometrie che sembrano rispondere a criteri esoterici, posta al centro di linee che uniscono culture, religioni e misteri. Non importa se si creda o meno alle energie sottili, il fascino di queste storie sta proprio nella loro capacità di mescolare realtà, mito e immaginazione. E in fondo è questo il potere dei triangoli del bene e del male. Farci vedere le città non solo come luoghi geografici, ma come nodi di una rete simbolica che da secoli accompagna l'umanità. I triangoli del bene e del male non sono soltanto antiche leggende tramandate da iniziati o racconti da sussurrare nelle notti torinesi. Oggi questi miti vivono una seconda giovinezza, trasformandosi in attrazioni turistiche, in spunti per libri e documentari e in vere e proprie icone della cultura popolare. A Torino ogni anno migliaia di visitatori partecipano a tour guidati che li conducono tra piazze, palazzi e monumenti legati al mistero. Il più celebre è il percorso Torino Magica, ideato negli anni 90 e oggi diventato un marchio riconosciuto. Durante queste passeggiate notturne le guide raccontano storie di massoni, alchimisti e streghe, conducendo i curiosi da Piazza Castello a Piazza Statuto, dalla Fontana Angelica al Palazzo del Diavolo. Il tour è talmente popolare da essere diventato una delle principali attrazioni della città, segno che il fascino dell'occulto è vivo più che mai. Lo stesso accade a Praga, dove il vicolo degli alchimisti e le storie del golem sono parte integrante delle offerte turistiche, e a Londra, dove i percorsi dedicati a Jack lo Squartatore attirano appassionati da tutto il mondo. Persino a San Francisco il ricordo della Black House di Anton LaVey e dei suoi rituali continua a incuriosire gli amanti dell'occulto e della cultura alternativa. Il mito dei triangoli ha ispirato documentari televisivi, articoli giornalistici, trasmissioni dedicate al mistero.
In Italia trasmissioni come Mistero o Servizi Speciali hanno più volte parlato di Torino come città magica, alimentando la curiosità del grande pubblico. Un ruolo centrale lo hanno avuto i libri. Fra i più celebri c'è Torino, città magica, di Giuditta Dembeck, pubblicato per la prima volta nel 1978 e ancora oggi considerato una sorta di Bibbia dell'esoterismo torinese. Il testo ha contribuito a diffondere e consolidare l'immagine della città come cuore dei due triangoli, diventando un punto di riferimento per generazioni di appassionati. Anche il cinema e la narrativa hanno sfruttato questo immaginario. Film ambientati a Praga o a Londra, romanzi gotici e thriller hanno usato il mito dei triangoli come sfondo o suggestione. E sebbene non parli direttamente dei triangoli, l'autore di bestseller Dan Brown ha reso popolare in tutto il mondo l'idea che dietro le grandi città europee si nascondano reti di simboli, geometrie segrete e misteri millenari. Il successo de Il Codice da Vinci e dei suoi seguiti ha spinto molti lettori e spettatori a guardare con occhi diversi piazze, chiese e monumenti, rafforzando l'interesse verso luoghi come Torino. La musica ha fatto la sua parte. L'immaginario legato alla Vei e alla chiesa di Satana di San Francisco è stato ampiamente ripreso da band rock e metal, che hanno trasformato simboli e rituali in icone di ribellione giovanile. In un mondo dominato dalla tecnologia e dalla razionalità, le persone cercano ancora misteri e leggende che vadano oltre ciò che si può spiegare. I triangoli del bene e del male rispondono a questa esigenza. Offrono una narrazione che intreccia storia, simboli e paure ataviche. Sono mappe invisibili che ci ricordano che accanto al mondo quotidiano esiste sempre un lato nascosto, pronto a sorprenderci. Oggi più che mai, Torino rimane il cuore pulsante di questo mito. È lì che turisti, ricercatori e curiosi arrivano per scoprire se davvero la città custodisca segreti indicibili, o se tutto non sia altro che un gioco di suggestioni e simboli. E questo basta per rendere eterno il fascino del triangolo. Abbiamo attraversato piazze, vicoli e leggende. Siamo passati dalla luce di Praga all'oscurità di Londra, dall'alchimia di Leone ai rituali della San Francisco di Lavei, tornando sempre a Torino, la città che racchiude in sé il potere di due triangoli opposti. Torino appare così come un enigma vivente, un crocevia dove il bene e il male si osservano a distanza ravvicinata, pronti a sfidarsi in un eterno equilibrio. C'è chi vede in queste storie soltanto suggestioni, frutto di secoli di fantasia popolare e coincidenze architettoniche. C'è chi invece è convinto che davvero linee energetiche e simboli nascosti plasmino il destino delle città e delle persone che vi abitano. Ma forse il punto non è stabilire quanto ci sia di vero. Forse il potere dei triangoli sta proprio nel loro valore simbolico. Ci ricordano che il mondo non è mai soltanto bianco o nero, ma una trama complessa di luci e ombre, di opposti che convivono. E allora la domanda diventa inevitabile. Da che parte del triangolo ci sentiamo attratti? Verso la luce che illumina o verso l'ombra che seduce? O forse, come Torino, siamo destinati a portare entrambe dentro di noi, a convivere con la tensione eterna tra bene e male? La risposta resta sospesa, personale, intima. Ma una cosa è certa: la prossima volta che passerai per Torino o che visiterai una delle città di questi triangoli, potresti guardare con occhi diversi piazze, statue e palazzi. E forse, dietro l'apparenza quotidiana, scorgerai un riflesso di quel mistero che da secoli affascina e inquieta.